Buongiorno a tutti, sono Stefano e oggi voglio raccontarvi qualcosa di speciale. Qualcosa che probabilmente molti di voi hanno vissuto almeno una volta nella vita. Il primo giorno in un nuovo lavoro. Quel giorno in cui ti svegli la mattina con lo stomaco che fa le capriole, in cui ti guardi allo specchio e ti chiedi se sei davvero pronto. Benvenuti su BravoCast Italiano, il canale dove impariamo l'italiano insieme attraverso storie di vita vissuta. Voi avete mai avuto quel momento la sera prima di un grande cambiamento, quando non riuscite ad addormentarvi? Io sì. E quella notte, la notte prima del mio primo giorno al nuovo lavoro, è stata esattamente così. Erano le 11 di sera e io ero ancora sveglio nel letto, con gli occhi aperti che fissavano il soffitto. Pensavo a tutto. Avevo preparato i vestiti sul bordo della sedia. Avevo controllato il percorso per arrivare in ufficio almeno 4 volte. Avevo persino impostato 3 sveglie diverse sul telefono, per sicurezza. Il nuovo lavoro era in una piccola azienda nel centro di Milano. Si occupavano di comunicazione e marketing. Non era la mia prima esperienza lavorativa, ovviamente, ma era un ambiente completamente nuovo per me. Nuove persone, nuove regole, una nuova cultura aziendale. E questo, amici miei, fa sempre un certo effetto. Finalmente mi sono addormentato, forse verso mezzanotte e mezza. Ma il sonno era leggero, nervoso. Sognavo di arrivare in ritardo, di non trovare l'ufficio, di dimenticare il nome del mio capo. Quei sogni assurdi che il cervello ti regala nei momenti di tensione. La mattina dopo la prima sveglia ha suonato alle 6:30. Non avevo bisogno delle altre 2. Ero già sveglio da qualche minuto, in un silenzio strano. Fuori era ancora quasi buio. Milano in novembre si sveglia lentamente, con quella luce grigia e soffusa che arriva piano piano tra i palazzi. Mi sono alzato, ho fatto una doccia lunga. L'acqua calda mi ha aiutato a rilassarmi un po'. Ho preparato un caffè forte, ho mangiato qualcosa in fretta, anche se in realtà non avevo molta fame. Avete presente quella sensazione? Quando il corpo vi dice di mangiare ma lo stomaco non vuole saperne? Mi sono vestito con cura. Avevo scelto qualcosa di professionale ma non troppo formale. Una camicia azzurra, pantaloni scuri, scarpe pulite. Ho controllato tutto 2 volte. Mi sembrava di partire per un viaggio importante, not solo per prendere la metro e andare in ufficio. Sono uscito di casa con largo anticipo. Avevo calcolato 30 minuti per arrivare e io ne avevo presi 55. Meglio aspettare fuori che arrivare trafelato all'ultimo secondo, mi dicevo. La metro era affollata come sempre a quell'ora. Tanta gente silenziosa, con lo sguardo perso nel telefono o nel vuoto. Ognuno con i suoi pensieri, i suoi impegni, le sue piccole ansie mattutine. Mi sono chiesto quanti di loro stessero vivendo un primo giorno come me. Forse nessuno. Forse qualcuno. Non lo saprò mai. Sono arrivato davanti all'edificio con quasi 20 minuti di anticipo. Era un palazzo moderno, con grandi vetrate e una reception luminosa che si vedeva già dal marciapiede. Ho aspettato fuori per un po', camminando avanti e indietro sul marciapiede come uno che aspetta qualcuno. In realtà, aspettavo solo che passasse un po' di tempo. Alle 9:10 ho deciso di entrare. Ho spinto la porta di vetro e ho sentito subito il calore dell'ambiente interno, contrastante con il freddo pungente di novembre. Una ragazza alla reception mi ha guardato con un sorriso professionale. «Buongiorno, posso aiutarla?» «Buongiorno», ho risposto, cercando di sembrare sicuro. «Sono Stefano Ferrini. Oggi è il mio primo giorno, lavoro nel reparto comunicazione. Lei ha digitato qualcosa sul computer, ha annuito. Certo, la aspettavamo. Prenda posto, arriva subito la sua responsabile». Mi sono seduto su una poltrona di pelle nella zona d'attesa. C'erano riviste sul tavolino di fronte a me, alcune piante verdi agli angoli della stanza, una musica leggera in sottofondo. Ho guardato il mio telefono solo per avere qualcosa da fare con le mani. Dopo pochi minuti è arrivata lei. Si chiamava Francesca. Aveva circa 40 anni, capelli scuri raccolti, un'aria decisa ma gentile. Mi ha stretto la mano con energia. «Stefano, benvenuto. Sono Francesca, responsabile del reparto. Sei pronto per cominciare?» Ho sorriso. «Sì, assolutamente. Grazie mille». Mentre salivamo in ascensore, mi ha spiegato il programma della giornata. Prima avrei incontrato il team, poi avrei fatto un giro dell'ufficio, poi avrei partecipato a una riunione breve nel pomeriggio. «Oggi è solo per ambientarti»,
mi ha detto con un sorriso. Non ti preoccupare, nessuno si aspetta che tu sappia già tutto. Quelle parole mi hanno aiutato tantissimo. A volte basta una piccola frase per sciogliere la tensione. Il team era composto da 7 persone. Le ho incontrate tutte nella sala riunioni, attorno a un grande tavolo di legno chiaro. Mi sono presentato uno per uno, cercando di ricordare i nomi. Marco, il grafico. Silvia, la responsabile dei social. Lorenzo, il copywriter senior. Beatrice, la coordinatrice dei progetti. E poi altri 3 colleghi che in quel momento, vi confesso, ho un po' confuso tra loro per via dell'emozione. Tutti erano cordiali. Qualcuno mi ha fatto delle domande sul mio percorso, sulla mia esperienza. Qualcun altro rideva e scherzava, già come se ci conoscessimo da anni. Questo mi ha fatto sentire meno straniero in quel posto nuovo. Dopo la presentazione, Francesca mi ha accompagnato alla mia scrivania. Era in un angolo luminoso, vicino a una finestra che dava su un cortile interno con un piccolo giardino. Mi è piaciuta subito. Il computer è già configurato, mi ha detto. Troverai tutte le istruzioni in una cartella sul desktop. Se hai domande, chiedi pure a Lorenzo, è seduto lì di fronte a te. Mi sono seduto, ho acceso il computer, ho trovato la cartella, ho cominciato a leggere. Ogni tanto alzavo la testa e guardavo i colleghi lavorare intorno a me. Il rumore delle tastiere, le conversazioni a bassa voce, il telefono che squillava di tanto in tanto. Stavo entrando a far parte di un ritmo già consolidato e il mio compito era trovare il mio posto dentro quel ritmo. Verso le 11 Lorenzo si è avvicinato con 2 tazze di caffè. Me ne ha offerto una senza nemmeno chiedere. Semplicemente l'ha posata sulla mia scrivania e ha detto: al primo giorno il caffè è obbligatorio, è una legge non scritta. Ho riso. Sinceramente. Quella piccola gentilezza ha cambiato il tono della mia mattinata. Abbiamo parlato un po'. Mi ha raccontato com'era l'azienda, com'era il lavoro, qualcosa sui colleghi. Non pettegolezzi, solo le informazioni utili di cui hai bisogno per capire dove sei finito. Chi è disponibile, chi è più riservato, come funziona la pausa pranzo, dove si mangia bene nelle vicinanze. La pausa pranzo l'ho fatta con 3 colleghi. Siamo andati in una trattoria a 10 minuti a piedi, una di quelle con i tavoli di legno e il menù scritto sulla lavagna. Ho mangiato una pasta al pomodoro buonissima. Semplice, ma in quel momento sembrava la cosa più deliziosa che avessi mai assaggiato. Forse era il senso di sollievo. Forse era davvero buona. Forse entrambe le cose. Durante il pranzo ho scoperto tante piccole cose. Che Lorenzo aveva lavorato prima in un'altra agenzia e aveva lasciato per cercare un ambiente più tranquillo. Che Silvia era appassionata di fotografia nel tempo libero. Che Marco aveva una figlia piccola di cui parlava con un orgoglio enorme. Piccole storie, piccoli dettagli. Ma sono quelli che cominciano a costruire un senso di appartenenza. Nel pomeriggio c'è stata la riunione di cui mi aveva parlato Francesca. Ho partecipato senza dire molto, osservando più che parlando. Ho preso appunti. Ho cercato di capire il linguaggio interno dell'azienda, le priorità, i progetti in corso. Era come assistere a una commedia di cui non conosci ancora tutti i personaggi, ma capisci già che la storia è interessante. Verso le 6 meno un quarto Francesca è passata dalla mia scrivania. Com'è andata la prima giornata? Ho pensato un momento prima di rispondere. Meglio di quanto pensassi, ho detto onestamente. Lei ha annuito soddisfatta. Bene, a domani allora. Mentre scendevo in ascensore e poi uscivo per strada, mi sono accorto di qualcosa. L'ansia che avevo portato con me la mattina era sparita, completamente. Al suo posto c'era qualcosa di diverso. Non esattamente entusiasmo, ma qualcosa di simile. Una curiosità nuova. La sensazione di avere ancora moltissimo da scoprire. Ho ripreso la metro verso casa. Questa volta ero anche io uno di quegli sguardi stanchi, ma soddisfatti, che vedi sui mezzi pubblici la sera. Parte di quel flusso di persone che tornano a casa dopo una giornata di lavoro. Solo che per me era una giornata speciale, un inizio. Quella sera ho cucinato qualcosa di semplice. Ho guardato un po' di televisione e mi sono addormentato presto, senza 3 sveglie stavolta, senza controllare ossessivamente il percorso per l'indomani. Dormivo già la notte di qualcuno che sa dove deve andare. Voi avete mai vissuto un primo giorno di lavoro che si è rivelato completamente diverso da come lo immaginavate?
Magari pensavate fosse impossibile e invece è andato bene, o forse il contrario. Raccontatemi nei commenti. Mi farebbe molto piacere leggere le vostre esperienze. E se state imparando l'italiano e questa storia vi ha aiutato a capire qualcosa di nuovo, a sentire la lingua in modo più naturale, allora lasciate un mi piace al video. È un piccolo gesto che aiuta tantissimo questo canale a crescere e a continuare a creare contenuti per voi. Iscrivetevi a BravoCast Italiano se non lo avete ancora fatto. Ogni settimana troverete nuove storie come questa, raccontate in italiano semplice e naturale. Pensate proprio per chi vuole migliorare ascoltando. Io sono Stefano e vi ringrazio per essere stati qui con me oggi. Sono felice di aver condiviso con voi questo ricordo. Ci vediamo alla prossima storia. Buonasera a tutti e a presto.